Salve a tutti, sono Butti E in questo video parlerò di Spirit Circle, un manga in cui i due protagonisti combatteranno a morte in un ciclo di vendetta che va avanti da 7 reincarnazioni. Futa è un quindicenne senza particolari interessi. Non è né atletico né intelligente, ma ha dalla sua un bel gruppo di amici che lo rende felice. Insomma, vive una vita tranquilla. Un giorno, Coco, una nuova studentessa, arriva in classe e Futa ne rimane sin da subito affascinato e cerca di fare amicizia con lei, nonostante Coco lo tratti in maniera inaspettatamente fredda. Futa si addormenta in classe e sogna dei ricordi lontani che non appartengono a lui, ma ad una vita passata. Quando Coco scopre del sogno di Futa, si rende conto che nonostante l'apparenza da bravo ragazzo, Futa sia la reincarnazione dell'uomo che le ha rovinato la vita e che deve uccidere senza pietà. Lo spirito di Futa, in una generazione passata, ha commesso qualcosa di imperdonabile per Coco. E i loro due spiriti, reincarnazione dopo reincarnazione, hanno continuato a rincontrarsi, odiarsi e uccidersi. Coco vuole aspettare che Futa riviva le sue vite passate, e solo quando il suo spirito sarà completo, dotato di tutti i ricordi e le personalità dei suoi io passati, allora e solo allora Coco potrà ammazzarlo e porre fine a questo eterno ciclo di reincarnazioni. La trama di Spirit Circle vedrà Futa rivivere esperienza dopo esperienza, ma le reincarnazioni passate di Futa non daranno a Futa solo i loro ricordi, ma anche le loro personalità, che cominceranno a influenzare man mano sempre di più Futa, fino a far vacillare la sua identità. Futa comincerà a provare sentimenti non suoi, provenienti dal passato, tra i quali spiccherà un odio viscerale verso Coco. Spirit Circle affronta tematiche centrali per l'esistenza umana, e questo anche solo parlando dei primi capitoli dell'opera, senza spoiler. Uno dei temi è quello della reincarnazione. Il buddismo utilizza la reincarnazione come similitudine per la realizzazione dell'assenza di Dio. Il buddismo utilizza due livelli di verità, il significato diretto e il significato indiretto. Abituandosi all'idea che la propria vita sia solo una delle tante e che dopo la morte ne seguono altre, simili ma diverse, ci si avvicina all'idea che, così come si nasce, si muore e si rinasce con il proprio spirito, così lo si faccia anche durante la propria vita. Ogni istante si muore e si rinasce. Smettiamo di essere quello che eravamo e diventiamo qualcuno di parzialmente diverso, come un fiume che scorre, che cambia costantemente molecole d'acqua, ma che mantiene una forma e una direzione. E se in ogni istante siamo diversi, anche solo parzialmente, allora non siamo mai la stessa persona, e l'io cessa di esistere. Se la reincarnazione buddista mira a far comprendere indirettamente l'inesistenza dell'io, in Spirit Circle la reincarnazione è utilizzata per far comprendere a Futa e Coco che il loro io sia frammentato e che il passato sia parte di loro. Spirit Circle riesce a eliminare il dubbio intorno all'esistenza dell'io ponendo uno spirito, un'anima che migra dopo la morte. Le persone però non coincidono con il proprio spirito. Lo spirito è piuttosto un substrato che permette alla persona di formarsi e che la connette alle sue reincarnazioni passate. Ma se l'io non coincide con lo spirito, in cosa consiste? La riflessione intorno all'io spesso gira intorno alla sopravvivenza. Ovvero quando una persona può dirsi ancora se stessa, identica a se stessa. L'identità personale può coincidere con la memoria, ovvero si è chi ci si ricorda di essere, oppure può coincidere con il corpo, si è l'insieme delle particelle che compongono il proprio corpo, oppure può coincidere con il cervello, si è il proprio sistema nervoso che detiene ricordi e personalità. La verità è però che nessuna di queste posizioni riesce a essere completamente soddisfacente. Shelley Kagan nel suo libro Death fa una similitudine soddisfacente. L'identità personale è come una corda. Le corde sono composte da miriadi di filamenti, più o meno lunghi, intrecciati tra di loro. L'identità di una corda non consiste in quell'unico filamento che percorre la corda dall'inizio alla fine, che se anche si stesse sarebbe minuscolo. L'identità di una corda consiste in quella complessa sovrapposizione di tutti i filamenti. E una corda mantiene un'integrità anche quando due parti distinte di essa non hanno nulla in comune.
perché il flusso nel suo complesso ad essere l'identità personale, non i suoi singoli segmenti. Futa e Coco sono così né solo se stessi né solo il loro passato, ma una combinazione. E l'odio atavico che li unisce, che va al di là del loro presente, fa parte di loro. Coco si trova davanti una persona che ha commesso qualcosa di così terribile che non può essere perdonata. L'odio assoluto che li unisce non nega e non viene negato né dalla gentilezza di Futa né dai sentimenti che Coco prova per lui. Futa deciderà di scoprire il proprio passato proprio per capire Coco, per capire se stesso e per capire il circolo di spiriti di cui fanno parte. Durante i flashback di Futa emerge il tema della perfezione, che per quanto ambita non sarà mai in grado di rendere felici. Esempi di perfezione come entrare dentro una simulazione di un mondo edenico in cui ogni bisogno è soddisfatto, oppure diventare talmente potenti da rassomigliare a un dio, ci fanno capire che la perfezione non è fatta per l'essere umano. L'angelo è in continua mutazione evolutiva, alla ricerca delle forme più efficaci per affrontare ogni ambiente o situazione in cui si viene a trovare. In sostanza applica lo stesso metodo di sopravvivenza proprio delle specie viventi. L'unico possibile sistema per sconfiggere un nemico che continua a evolversi e a superare le proprie stesse debolezze è condurlo nella morte. Non ci resta che farlo suicidare insieme a Imagine. L'angelo Hyrule di Evangelion evolve, cambiando e perfezionandosi fino al limite. Una volta raggiunto l'apice della sua evoluzione, non gli resta che autodistruggersi. I desideri dell'essere umano sono inestricabili dai suoi limiti. Una vita eterna e immortale non ha valore. La vita non ha valore senza la morte. Le opere di Satoshi Mizukami si concentrano molto sui personaggi, che spiccano come la parte meglio costruita di tutta l'opera. E Spirit Circle porta la caratterizzazione ad un livello superiore rispetto a Sanidare o Creature Arcane, le opere precedenti. Spirit Circle è un cerchio sociale e vitale di relazioni con se stessi e con gli altri. Futa e Coco non sono gli unici a reincarnarsi, ma tutte le persone intorno a loro li accompagnano in questa trasmigrazione, generazione dopo generazione. E così la relazione tra due personaggi non è limitata ad una contingenza spazio-temporale, ma si estende in un viaggio spirituale che dura migliaia di anni. Amicizie, parenti, nemici, rivali sono ruoli che variano in un processo in cui non si smette mai di cambiare, ma che non porta alla perfezione. I personaggi rimangono fallaci, limitati e in questi limiti riescono a realizzare i propri eroi e magari smettere di farli oppure a farli nuovi, ma anche ad essere felici, ad essere soddisfatti di sé. Spirit Circle racconta un mondo in cui amicizie e rivali non durano una vita, ma molto di più.